Oggi ti do un consiglio su come migliorare a suonare il singolo foro. Oggi parliamo di come migliorare la tenuta e soprattutto il suono quando andiamo a suonare con la tecnica del pucker sul singolo foro. Questo video è un video destinato ovviamente a chi sta iniziando, ma anche a chi magari ha già iniziato da un po', ma non è proprio convinto e non gli piace molto il suono che riesce ad ottenere dal singolo foro. Se il suono che ottieni è questo, quando vai a suonare sul singolo foro, oppure riesci a isolare meglio il singolo foro, ma senti questo suono un po' chiuso, oppure ancora senti molta aria che passa. Questo è il video che fa per te. Cominciamo a parlare della tecnica pucker. Per il pucker ti lascio qua un link, vallo a vedere, ma così per chi non l'avesse visto ancora questo video andiamo a ripassare velocemente che cosa significa. Per pucker significa andare a isolare il singolo foro con le labbra, quindi il lip purse. Che cosa vuol dire? Andiamo a creare un cerchio con le labbra in questa maniera qua e andiamo a posizionarlo intorno al foro che vogliamo andare a suonare. Eh sì, rockers, andate a creare proprio un cerchio, ok, in questa maniera qua, perché l'errore principale che capita spessissimo quando si inizia a suonare l'armonica, ma anche un po' dopo, è quello di andare a isolare il singolo foro utilizzando la parte esterna del labbro, quindi andando a fare questa cosa qua, quindi cercando in qualche maniera di prendere la mira sul singolo foro e chiudendo le labbra in questa maniera andare a suonare il singolo foro. Sì, suona, però la parte esterna del labbro ha un piccolo particolare, ovvero si irrigidisce molto, quindi non tende a chiudere bene il foro, è molto rigida e di conseguenza fa passare l'aria, anche perché di solito è abbastanza asciutta, è abbastanza secca, quindi non tende a chiudere bene il singolo foro. Quindi secondo voi cosa dobbiamo fare per chiudere bene il singolo foro? Andiamo ad utilizzare la parte interna del labbro, quindi la parte umida del labbro. In che maniera? Andando proprio a creare quello che abbiamo detto poco fa, quindi questo cerchio molto aperto, se vedete molto rotonda come forma, e la parte umida delle labbra andiamo a appiccicarla alle cover dell'armonica in questa maniera qua. Ok, che cosa succede? Che l'apertura iniziale che mi andrà a far suonare magari un accordo aspirato 1, 2, 3 in questa maniera, portando in avanti le labbra, quindi andando a fare questo tipo di movimento, si chiuderà la circonferenza del cerchio e andremo a isolare decisamente meglio il singolo foro. Sentite come cambia il suono e soprattutto non ho dispersioni di suono. Anche sui fori magari medi o sui fori alti, se vado ad isolare in questa maniera, non ho dispersione di aria. Sentite se tengo molto rigido e vado ad utilizzare la parte esterna del labbro magari su un 4. Mentre quando vado a isolare il singolo foro con la parte interna del labbro, sentite come cambia? Non ho dispersione, soprattutto la parte umida del labbro, essendo umida, va a chiudere bene tutto quello che è il foro e quindi di conseguenza non ho perdite di aria. Fin qua ci siamo, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e soprattutto se avevi già sperimentato ad utilizzare la parte umida del labbro, ma ti voglio dare anche un altro consiglio. Prova proprio a esagerare l'apertura delle labbra più larga possibile, andando a prendere più fori contemporaneamente, mantenendo, guarda, questa apertura molto larga ma con la parte umida sulle cover, e pian pianino vai proprio a chiudere in maniera graduale finché non riesci a isolare un singolo foro, indifferentemente dal foro che è, un singolo foro, quindi una singola nota.
Quando individui la singola nota, alt, fermi tutti, ti fai una foto mentale di come sei messo, quindi come ho la posizione delle labbra, quanta aria sto usando, che sensazione ho sullo strumento. Ricordiamoci che l'armonica non possiamo guardare quello che stiamo facendo, quindi dobbiamo vivere di sensazione. Anzi, su questa cosa guardate anche questo video che è ad hoc su questo argomento, quindi devo andare proprio a memorizzare che cosa sta accadendo. Ecco bene, una volta memorizzata la sensazione fisica del singolo foro, stacca l'armonica e cerca di riprodurre la stessa sensazione su un foro magari che scegli di suonare, ad esempio un 2, in modo tale che il suono sia subito bello, pronto, preciso e soprattutto non vada a sfiatare. Quindi prova a fare questo tipo di movimento dal grande al piccolo, diciamo, quindi dall'accordo alla singola nota. Una volta ottenuta la singola nota, memorizza il tuo suono, parte interna del labbro, parte umida, e vedrai che il tuo suono cambierà da così a così. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità. Ti invito inoltre a fare un salto sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai così aggiornato sul magnifico mondo della 10 Fori anche via mail. Se poi vorrai vedere il mio videocorso oppure prendere una lezione online con me, potrai prenotare la tua lezione online direttamente dal mio sito. Se invece ti piace Telegram, puoi iscriverti anche alla nostra Lucignolo Academy su Telegram, dove pubblicheremo contenuti extra, sondaggi, chiarimenti, potrai farmi tutte le domande che vuoi, backstage, qualche piccola recensione, insomma su Telegram ci sono un po' di materiali in più se sei curioso della 10 Fori. Mi raccomando, per quanto invece ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!